Ci sono maglie che non vedrete mai più indossare a nessuno. Quando un club decide di ritirare un numero compie uno dei gesti più importanti e significativi che ci siano nel calcio. Significa dire a tutti che quel numero apparterrà sempre solo ad un'unica persona e che nessun altro potrà mai più portarlo sulle spalle. Molte di queste maglie sono state ritirate per celebrare delle vere e proprie leggende. Capitani che hanno dedicato un'intera carriera o quasi ad un'unica bandiera. Ma ce ne sono altre, purtroppo, ritirate per motivi ben più dolorosi. Per fare in modo che il ricordo di ragazzi tragicamente e prematuramente scomparsi non venisse mai cancellato. Dagli omaggi ai più grandi campioni della nostra storia ai tributi più commoventi che hanno unito tutte le tifoserie d'Italia, ripercorriamo le storie dietro ai numeri che il nostro movimento calcistico ha consacrato all'eternità, perché dietro ogni maglia ritirata c'è un significato diverso. Alcune celebrano una carriera, altre rappresentano un legame indissolubile con un club, altre ancora sono diventate simbolo di memoria. Oggi parleremo delle maglie ritirate, i numeri che nessuno potrà mai più indossare. Ma prima di farlo, come al solito, ti invito ad iscriverti al canale. Siamo ben 6.000 ragazzi, iniziano ad essere numeri importanti e al di là dei numeri sono contento di avere un'utenza di qualità. Questi sono gli amici del canale e la qualità conta molto più della quantità. Io sono contento di avere un'utenza così colta dal punto di vista calcistico, sempre in grado di portare aneddoti, ricordi, contributi, spunti, ed è per questo che dico sempre che questo non è il canale mio ma il canale di tutta la community. E già che ci siamo vorrei farvi una domanda: 3 maglie che secondo voi i club di appartenenza avrebbero dovuto ritirare ma che non sono mai state ritirate, ce l'avete in mente? Io ce ne ho in mente diverse, però le dirò a fine video. Ora faremo una carrellata di 25 maglie, una cosa del genere, ma penso che ce ne sarebbero almeno altre 25 da citare. Però voglio le vostre 3 più significative. Sono proprio curioso di leggere. Detto ciò, bando alle ciance e andiamo al video. Iniziamo questo video e faccio una premessa, un'altra. Ci saranno parti divertenti e parti meno divertenti, è ovvio, perché alcune maglie, come vi ho detto, sono state ritirate per motivi tragici. Ma nel mentre che racconto sarei curioso di sapere se voi ricordate tutti questi nomi e io parto subito con un numero 2 ritirato. Il numero 2 del Bari, Giovanni Lo Seto. Maglia ritirata il 9 luglio del 2016 per onorare i suoi 12 anni passati con la maglia biancorossa, e durante questi 12 anni ha anche fatto cose grandiose che l'hanno reso memorabile anche agli occhi dei tifosi. Uno dei fatti ricordati in modo più ricorrente riguarda una partita con il Napoli quando il Bari stava in Serie B, girone preliminare di Coppa Italia del 1988-1989, dove il Bari vinse per ben 2-0 e prima della partita Giovanni Lo Seto si offrì di marcare Diego Armando Maradona, il dio del calcio, e lo fece senza remore, proprio come un eroe di provincia. Difatti lo seguì per 90 minuti per tutto il campo, anche quando questo andava a bere. Ma non è che ve lo dico per scherzo, lui veramente quando Maradona andò a bere lo seguì fino alla panchina e Maradona era frustrato, non ce la faceva più di avere questo tra le palle. Tant'è che gli disse: "Ma chi sei, lo sceriffo?" E da allora Giovanni Lo Seto venne chiamato da tutti lo sceriffo. Tra l'altro pare che durante la partita Lo Seto insultasse in barese Maradona. Dato che gli parlava in dialetto stretto, Maradona non capiva niente e risultò particolarmente disorientato. Ma Giovanni Lo Seto era così, era davvero uno sceriffo e amava la foga agonistica. E infatti nelle partite più calde tirava fuori il meglio di sé. Segnò addirittura un derby finito 1-1 con il Lecce, facendo ricordare a tutti in un certo senso che a inizio carriera il suo ruolo fosse stato quello di attaccante o ala, e che poi in seguito venne arretrato alla linea difensiva. Ma al derby di ritorno, vinto dal Lecce con gol di Barbas, il solito Barbas che ho citato in 50 video perché era una condanna per tutti. Il Lecce è sempre stata una squadra ostica per tutti quanti e Barbas in particolare era veramente l'ultimo che ti vorresti ritrovare in campo. Lo sa bene la Roma di Sven-Goran Eriksson, andatevi a vedere il video se vi capita. Ma al termine di quella partita finita, come vi ho detto, 1-0 per il Lecce, lo sceriffo non ci vide più. Prese il suo compagno di squadra Giorgio De Trizio e andò nello spogliatoio del Lecce a cercare Rodolfo Vanoli, che non c'ha niente a che vedere con quello della Fiorentina, ma lo voleva menà. Ora magari ci si scandalizza per un atteggiamento del genere, ma faceva parte di quel calcio, soprattutto della serie cadetta o in generale del calcio di provincia, ma succedeva dappertutto. Nei sottopassaggi mica c'erano 50 telecamere, qualche sberla poteva volare, dai. Ma la cosa divertente è che venne interrotto Lo Seto proprio dal grande Carletto Mazzone, che gli ricordò che a un derby precedente il Lecce perse a causa del vento e guardando De Trizio gli disse:
De Dri, levete, oggi il vento non c'era. Ieri è toccato a noi, oggi tocca a voi, stacce e basta. E così Loseto e Detrizio tornarono nello spogliatoio del Bari. Ma l'episodio più simbolico della carriera dello sceriffo riguarda proprio lo scontro con un arbitro. Durante una partita con il Milan e dei contrasti che c'erano stati tra Loseto e Van Basten, Pierluigi Pairetto trattò i baresi con sufficienza e Loseto se la prese tantissimo. Gli indicò la fascia da capitano dicendogli porta rispetto, io sono il capitano del Bari. E si mise testa a testa con Pairetto, tant'è che lì nacque un coro, Juan Dangenutuz. E scusatemi se sbaglio la pronuncia, ma questo è barese e io, come avrete capito, sono veneto. No, ovviamente sono romano. Però letteralmente in italiano vuol dire Giovanni dagli una testata. E quindi in un certo senso Loseto non era soltanto lo sceriffo in campo, ma era anche un po' il baluardo dei tifosi. E divenne il simbolo della lotta contro le angherie degli arbitri. In un certo senso grande romanticismo e quindi anche per questo quella maglia venne ritirata. Ricordiamo come ultimo aneddoto il gol da 25 metri a Walter Zenga nella partita contro l'Inter del 13 ottobre 1985, partita poi persa per 1-3 dal Bari. Ma passiamo a un'altra maglia ritirata, una numero 3. Difatti il 6 settembre del 2009 venne ritirata la maglia numero 3 di Giacinto Facchetti, scomparso il 4 settembre del 2006. Figlio di un ferroviere di Treviglio, iniziò a giocare nell'oratorio della zona e nei tornei lombardi sin da ragazzino veniva visto come quello più forte, tant'è che dicevano Giacinto ne vale 3 perché difende, attacca e segna. Io adesso ovviamente non è che vi parlo della storia di Giacinto Facchetti, altrimenti ci metterei 8 video soltanto per lui e poi dovrei fare altri 23 giocatori, ma vi racconto un paio di aneddoti. Pare che fu uno dei primi ad avere una preparazione atletica un po' più seria rispetto a quella degli altri giocatori dell'epoca e pare che si fasciasse il piede per cercare di tirare in modo più preciso. Ebbe forti contrasti con Fabbri, il CT della nazionale prima del mondiale del 1966, perché lo accusava di difensivismo e anni dopo fece una cosa che pochissimi giocatori avrebbero fatto. Alla vigilia del mondiale del 1978 in Argentina rinunciò alla chiamata di Berzot semplicemente perché non si sentiva abbastanza in forma da poter rappresentare la nazionale in modo adeguato. Mo ditemi voi chi è che farebbe una cosa del genere oggi, che le motivazioni per cui non si presentano in nazionale sono completamente diverse. Pensate quanto è cambiata la mentalità. E se parli di Giacinto Facchetti devi parlare anche di un altro grande numero 3, sponda rossonera, Paolo Maldini. La sua maglia venne ritirata nel 2009 e pare che ci sia una concessione per svincolarla dal ritiro qualora uno dei due figli di Paolo Maldini decidesse di indossarla al Milan. Mi sembra abbastanza improbabile, ma questa era l'idea nata nel 2009 quando ancora non si sapeva che i figli difficilmente avrebbero potuto seguire le orme del padre. Pensate che quando giocava nella primavera del Milan era allenato da Fabio Capello e Nils Lidholm lo vide e decise di portarlo in prima squadra. Capello si oppose e disse al mister svedese: questo non è pronto, gli servono almeno un altro paio d'anni. Ma Nils Lidholm si impuntò e così nacque la grande storia controversa a tratti tra Maldini e il Milan. E questo aneddoto viene raccontato tra l'altro da Fabio Capello, che sembra un arrogante, ma in realtà riconobbe come la sua inesperienza lo portava a essere anche pavido e che Nils Lidholm, da grande conoscitore di calcio, capì subito dove andare a puntare per coltivare il campione che ancora era invisibile agli occhi di altri tecnici. Pensate che allenatore che era Nils Lidholm. Pensate anche che intelligenza Capello nel riconoscere a distanza di anni questo gap enorme che c'era all'epoca tra Nils Lidholm e Fabio Capello stesso. Anche per Maldini non racconterò la carriera, ma prima o poi vorrei fare un video proprio sull'ultima partita di Paolo Maldini e sui contrasti avuti con la curva, quando una frangia ultra esibì quello striscione con scritto: grazie capitano, sul campo campione infinito, ma hai mancato di rispetto a chi ti ha arricchito, issando poi la maglia numero 6 di Baresi e intonando il canto un capitano c'è solo un capitano. E a fine partita ci fu anche la frase storica di Maldini che disse: orgoglioso di non essere uno di loro. Un episodio che prima o poi ripercorreremo con un video ad hoc. Comunque passiamo ad un altro grande numero 3, uno che probabilmente non ricorderete o almeno non lo ricorderanno tutti purtroppo, e si tratta di Giulio Savoini, la cui maglia venne ritirata il 28 luglio del 2015 per onorare i 13 anni passati con la maglia biancorossa dal 53 al 66. Interessante come questo giocatore fosse nato come ala sinistra e poi in occasione di una trasferta contro l'Atalanta a Bergamo per scherzo disse: visto che oggi mancano i terzini perché effettivamente c'era questa defezione nel Vicenza durante quel turno di campionato, me ci metto io a far terzino. E fu così che divenne terzino, quasi per gioco, quasi per scherzo, all'interno di un quadro calcistico che ormai non c'è più, quello dove si improvvisava anche. Fece ben 317 partite senza mai un'espulsione. Per
un breve periodo nel 1989 fu anche allenatore del Vicenza e nel 2026, a 10 anni dalla sua scomparsa, la tribuna d'onore dello stadio Romeo Menti è stata ufficialmente intitolata a suo nome. In tale occasione Lia Paolon, la moglie, disse anche che in passato il comune aveva anche proposto di intitolargli una piazza cittadina, ma che la famiglia declinò la proposta proprio ricordando che l'unico desiderio di Giulio Savoini era proprio quello di avere una targa all'interno dello stadio e invece gli venne dedicata addirittura la tribuna d'onore. Adesso passiamo ai numeri 4 e iniziamo proprio con Javier Zanetti, un giocatore immortale, ma soprattutto un grande sportivo, uno di quei giocatori che l'Inter oggi non ha. Puoi vincere quello che vuoi, ma ci sono delle figure che devono essere presenti all'interno di tutte le squadre e lo stesso problema ce l'ha il Milan, ma forse lo stesso problema ce l'hanno la stragrande maggioranza delle squadre moderne. Zanetti è un giocatore d'altri tempi e poi ovviamente, come tutti sanno, era un professionista di un livello incredibile. Quando si ruppe il tendine d'Achille a 39 anni, sulla barella disse subito: quando è che posso rientrare? E addirittura durante il periodo di ingessatura lui si allenava. Ma parlerò meglio di Zanetti in altre situazioni. Comunque in questa sede vi voglio soltanto ricordare che la maglia venne ritirata il 4 maggio del 2015, dopo ben 19 anni di militanza nerazzurra. Ma adesso passiamo ad una carrellata di numeri 4 di provincia e alcuni memorabili. E probabilmente alcuni di questi sono sfuggiti ai più. Iniziamo da Roberto Breda, numero 4 della Salernitana. 8 anni passati in Granata, dal 93 al 99 e poi dal 2003 al 2005. Era un giocatore carismatico, tant'è che Gattuso ancora oggi quando lo incontra lo chiama capitano, perché Breda era capitano di quella Salernitana dove Gattuso era un giovanissimo giocatore. E lo faceva per una questione di autorità e rispetto. Chiaramente è facile ricordare Zanetti, è facile ricordare Maldini, ma Breda è un po' più difficile per chi segue il calcio un po' più mainstream. E a Salerno è un personaggio molto importante, una sorta di figura mitologica, leale, che ha praticamente ricoperto ogni ruolo istituzionale e sportivo all'interno della città di Salerno. È stato calciatore, è stato capitano, è stato allenatore della prima squadra ed è stato addirittura assessore allo sport del comune di Salerno. Durò poco come assessore anche perché il richiamo dell'erba fu fortissimo e voleva ritornare sui campi di calcio. Viene ricordato soprattutto per un gol al 76esimo in un derby contro l'Avellino. Tra parentesi, segnatevi questa squadra perché uscirà un video pieno di chicche, veramente pieno di chicche sull'Avellino, e durante questo derby Breda segnò il gol decisivo con una sassata da 30 metri, facendolo diventare l'idolo della curva Sud Granata. Tra l'altro Breda era una figura un po' paradossale, stava nel cuore del Mediterraneo e divenne idolo di quella tifoseria quando lui era trevigiano, biondo, con gli occhi azzurri, taciturno e riservatissimo, che era una cosa che entrava in netto contrasto con la natura focosa e folcloristica della piazza di Salerno, una piazza rumorosa, umorale, proprio nel cuore del sud Italia. Ancora oggi quando si presenta da avversario a Salerno riceve standing ovation a rotta de collo. Ma adesso passiamo ad un altro numero 4 di provincia, ovvero Vincenzo Zucchini, maglia ritirata il 26 novembre del 2013, purtroppo 2 giorni dopo la sua scomparsa. Passò 6 anni con i biancazzurri dal 73 al 79 e di lui si dice che aveva uno stacco di testa alla Cristiano Ronaldo negli anni 70 e questo suo svettare diversi centimetri al di sopra di giocatori molto più alti di lui infuocava lo stadio Adriatico, che lo aveva reso ben presto un idolo. Tra l'altro con il giocatore Bruno Nobili, suo compagno di reparto a centrocampo, formava quella che era considerata per l'epoca una coppia atomica per la piazza di Pescara, una vera e propria cerniera di centrocampo. E tra l'altro Zucchini rimase anche nello staff di Zeman nell'annata che ho raccontato con Insigne, Verratti e Immobile. Andatevi a vedere il video perché tra l'altro è pure venuto bene. Un po' nostalgica e malinconica la sua risposta quando gli si chiedeva quale fosse stato il suo più grande rimpianto in carriera. Tutti si aspettavano una risposta come non essere mai stato convocato in nazionale, dato che lui ebbe stagioni in cui meritò la convocazione, ma la risposta data era molto più semplice: il rimpianto di non aver potuto studiare. Questo dà anche uno spessore che va al di fuori del calcio. È un rimpianto da persona semplice, ma da persona comunque di valore, che si rende conto che il calcio è anche un qualcosa che ti toglie altro. E negli anni 70, tra l'altro, col calcio non è che ti arricchivi, ti compravi casa a una tabaccheria, ma non è che campavi di rendita tutta la vita. E Zucchini questo lo capì. Un altro numero 4 eroe di provincia fu Antonio Galardo, giocatore del Crotone la cui maglia venne ritirata nel 2015. Pensate che Galardo prima di diventare calciatore professionista lavorava come muratore nei
cantieri, respirando roba brutta, e si allenava soltanto nei ritagli di tempo. E quando arrivò al professionismo, e parliamo della metà degli anni 90, tutti rimasero scioccati dalla tempra e dalla resistenza al dolore che aveva quest'uomo. Perché quando fai il muratore, non dico che gli allenamenti da calciatore ti sembrano una passeggiata, ma quasi. Perché non voglio fare del populismo facile, ma caricasse mattoni e cemento è peggio che correre intorno al campo. E infatti divenne idolo della curva anche per questo e uscì fuori il motto "esce Galardo, entra nessuno". Era una battuta che si sentiva sulle scalinate dello Scida o dentro gli spogliatoi, perché non c'era nessuno che correva, lottava, rincorreva per 90 minuti come faceva Galardo. Quando lui usciva, il Crotone perdeva talmente tanto agonismo che nessuno avrebbe potuto rimpiazzare neanche la metà di quello che faceva sto giocatore. E tra l'altro era un giocatore molto richiesto anche dalle big, ma lui in 16 anni di Crotone rifiutò costantemente offerte migliori, perché era innamorato della piazza, aveva un rapporto particolare con i tifosi, tant'è che quando il Crotone stava in crisi nera e c'erano le contestazioni fortissime, la dirigenza consigliava ai calciatori di stare da parte e farsi i cazzi propri. Ma Galardo prendeva, andava in piazza, andava nei bar dove c'erano i tifosi e si metteva a discutere con loro, assicurandoli che la domenica successiva si sarebbe mangiato l'erba. Era un calcio diverso anche per questo, i calciatori erano più a stretto contatto con i tifosi, non c'era questo muro. Oggi i calciatori stanno su una torre d'avorio, li guardiamo dal basso verso l'alto. Invece questi calciatori degli anni 90, anni 80, anni 70 erano uomini tra gli uomini e si assumevano anche delle responsabilità da uomini. Non c'era Instagram per mandare i messaggi passivo-aggressivi ai tifosi, ma c'era il confronto al bar. Questo te si presentava al bar e ti diceva: non te preoccupare, io ce la metto tutta, io tengo al Crotone quanto te. Non era sempre soltanto una questione di soldi, c'era anche qualcosa di più, ed anche per questo alcune maglie vennero ritirate, proprio per esaltare questo qualcosa di più. E a proposito parliamo di Francesco Magnanelli, altro numero 4 con maglia ritirata in data 5 luglio 2022, siamo freschi di ritiro. Magnanelli passò ben 17 anni con il Sassuolo e crebbe con il club dalla C2 fino all'Europa senza mai cambiare armadietto. Nel Sassuolo di De Zerbi Magnanelli era praticamente il leader silenzioso, ma era anche quello più rispettato, e anche De Zerbi aveva un grande rispetto per Magnanelli perché gli permetteva di avere un controllo sulla squadra. Se un giocatore faceva il giocoliere con giocate leziose o infrangendo il rigido controllo tattico di De Zerbi, interveniva Magnanelli e gli faceva un mazzo come un secchio. Tra l'altro De Zerbi, molto amato, un altro allenatore che è considerato un fenomeno, ma è un altro di quelli che non vogliono vedere dribbling. È tra quegli allenatori che vogliono l'ottimizzazione totale di una squadra, e l'ottimizzazione va contro il principio del divertimento. L'ottimizzazione è un qualcosa di meccanico. Vabbè, questo è un altro discorso. Comunque, concludendo il discorso, ancora oggi Magnanelli fa parte dello staff del Sassuolo. Ma adesso passiamo ai numeri 6. E tra i numeri 6 c'è Franco Baresi, il compianto Franco Baresi che è venuto a mancare proprio pochi giorni fa. Io evito di parlare delle persone poco dopo che sono passate a miglior vita e quindi non voglio andare ad approfondire. La sua fu la prima maglia ritirata nel 1997. Non voglio raccontare aneddoti, vi dico soltanto una cosa: tutti quelli nati negli anni 80, 90 e 2000 alla parola difensore hanno sempre associato Baresi. Puoi essere della Lazio, della Roma, dell'Inter, della Juventus, del Genoa, non importa. Baresi era veramente uno dei pochi giocatori in grado di unire tutti quanti, e prima o poi farò un video su questo, ma per ora diciamo soltanto che la sua fu la prima maglia ritirata del campionato italiano. Un altro giocatore tragicamente scomparso ma molto tempo fa è proprio Gianluca Signorini, un altro numero 6 del Genoa. Ho parlato più volte di Gianluca Signorini perché è uno di quelli che mi sono sempre chiesto: ma com'è possibile che questo non abbia mai giocato in nazionale? Mi si risponde spesso che il ruolo di difensore centrale era coperto da nomi più illustri. Io ho parlato spesso di Signorini nel Parma di Sacchi oppure nel parlare del Genoa di Bagnoli, in più è stato citato in altre occasioni, ma vi racconto un aneddoto simpatico, un aneddoto per sdrammatizzare, perché la sua storia tragica la conosciamo tutti quanti. Quando giocava alla Roma negli anni fine anni 80 giocava come difensore centrale con Collovati, e siccome tutte e due avevano tante caratteristiche positive ma ce n'avevano una negativa, ovvero erano lenti, vennero ribattezzati lenti a contatto. Ciò nonostante entrambi vengono ricordati con grande affetto, e tra l'altro tra loro c'era pure un rapporto particolare di grande amicizia. Passiamo ad un altro numero 6, questa volta sponda giallorossa, ovvero
Aldair Nascimento dos Santos, il mitico Pluto. Tra l'altro la maglia venne ritirata nel 2003, ma per volere del giocatore venne riassegnata nel 2013, tra l'altro a Strootman, che mio padre chiamava sempre Stroopman, ma vabbè, questa è una parentesi. L'approdo di Aldair alla Roma fu caldeggiato da Sven-Goran Eriksson, che da allenatore del Benfica disse a Viola di comprare sto giocatore perché era troppo forte. Pensate che ai primi tempi al Flamengo Aldair giocava addirittura da attaccante, un altro di quelli che erano attaccanti e poi sono diventati difensori. E lo sapete perché divenne difensore? Perché si era stufato di prendere randellate dai difensori di continuo e disse: ma se devo prendere tutti sti calci a sto punto vado indietro così posso darli. In realtà in carriera non ne diede tanti perché era un giocatore molto pulito che giocava d'anticipo, non veloce ma di grande intelligenza posizionale, intelligenza tattica, e tra l'altro un giocatore di un'umiltà straordinaria. Giocò fino a tardissima età e vabbè, questo è un particolare che ha accomunato tanti di quelli che veramente amavano giocare a pallone. Ma poi quando ereditò la fascia di capitano da Abel Balbo nel 98 decise di rigirarla a Francesco Totti di sua spontanea volontà. Cioè Aldair decise che fosse più opportuno dare la fascia di capitano ad un ragazzino invece di tenerla a lui che aveva fatto quella carriera, che tra l'altro era pure campione del mondo. Comunque, come sapete tutti, veniva chiamato Pluto per le movenze simili a quelle del cartone animato. E adesso passiamo ad un altro numero 6, quello di Alessandro Lucarelli, fratello di Cristiano Lucarelli. Dopo 10 anni con la maglia del Parma, il suo numero venne ritirato il 27 maggio del 2018. Tra l'altro c'è un aneddoto che precede la sua carriera da professionista, perché nel 93, da giovane aggregato alle giovanili del Piacenza, andò a vedere una partita del Parma nella curva giallo-blu per vedere Faustino Aspriglia, un pazzo furioso, che durante quel match fece ben 3 gol. In un certo senso fu una forma di predestinazione, perché poi Lucarelli avrebbe consacrato tutta la sua carriera o quasi semplicemente al Parma, semplicemente tra virgolette. Fu l'unico giocatore ad aver segnato in tutte le categorie dalla Serie A alla Serie D con lo stesso club. Il risvolto più drammatico della sua esperienza in terra emiliana si consumò durante la stagione 2014-2015, segnato dal fallimento finanziario del Parma e dalla gestione Ghirardi-Manenti. Manenti, ragazzi, su Manenti tocca fa un video. Nel gennaio del 2015 avvenne un fatto interessante dal punto di vista aneddotico. Lo spogliatoio valutava la messa in mora del club per gli stipendi non pagati, ma allo stesso tempo cercava di compattarsi per evitare di far fallire il Parma. Proprio in quei giorni Cassano se ne uscì con un'intervista dove denunciò proprio il mancato pagamento degli stipendi per forzare la rescissione contrattuale. Lucarelli, che era squalificato e che era presente in tribuna, scese di corsa dentro gli spogliatoi per cercare di menare Cassano. Era talmente furente che, non riuscendo a prendere Antonio, che era praticamente protetto dalla squadra perché nessuno voleva vedere una strage di sangue, perché se Lucarelli te via te apre come una cozza, iniziò a tirare pugni nelle docce fino a staccare i doccini. Meno male che ci stava Luca Bucci a trattenerlo, altrimenti oggi stavamo a vedere lo speciale su Netflix di Lucarelli con Cassano. Quando arrivò il timbro del tribunale che decretò il fallimento, Lucarelli decise di restare comunque a Parma, guidando la squadra a 3 promozioni consecutive, su questo ci sarebbe tanto da dire, fino alla Serie A. Tra l'altro il giorno del fallimento lo si vide all'interno della macchina che piangeva singhiozzando, perché lui veramente era uno che teneva al club. La sua storia con il Parma si chiuse in modo drammatico perché era dirigente e venne licenziato. Questa rimase una ferita aperta per Lucarelli, ancora oggi ovviamente ne soffre, anche perché è passato poco più di un anno. Passiamo adesso ai numeri 7, e tra i numeri 7 ci sta un nome che tra l'altro è anche controverso, quello di Marco Rossi del Genoa, che vestì per 9 anni la maglia del Grifone diventando un idolo della tifoseria. Vi dico che è controversa perché l'inizio carriera di Marco Rossi non fu tra i più promettenti. Infatti c'è un episodio nel 2002, ai tempi in cui Marco Rossi giocava ancora alla Fiorentina, quando insieme a Nuno Gomes chiese la rescissione del contratto in piena crisi societaria. I viola stavano per fallire e lui pretese questi 25.000 euro di premi partita che non erano stati assegnati. Il gesto equivalse alla messa in mora della società e venne vissuto come una rottura del patto d'onore che si era creato all'interno dello spogliatoio per evitare che il club fallisse. Comunque, un altro episodio drammatico che ha caratterizzato la sua carriera, in particolare in questo caso al Genoa, è avvenuto il 22 aprile del 2012 durante la partita Genoa-Siena a Luigi Ferraris. Con il Genoa sotto 0-4, il gruppo ultras inscenò un macello, scatenò il caos, lanciò fumogeni e pretese le maglie di tutti i giocatori. Sotto la minaccia dei tifosi, Marco Rossi iniziò a raccattare
raccattare tutte quante le varie maglie, con Mesto che piangeva a dirotto per la situazione che si era venuta a creare, fin quando Scully si rifiutò categoricamente di consegnare la sua maglia e andò a parlare direttamente con i tifosi che erano incazzati neri, e parlando ci pretese che le maglie venissero riconsegnate ai giocatori, salvando la squadra dall'umiliazione. Scully aveva un certo ascendente, possiamo dire, per ragioni calcistiche e anche non calcistiche. Ultimamente è saltato agli onori della cronaca perché circa un mesetto fa è stato indagato dalla Procura di Roma per esercizio abusivo della professione. Voi direte, vabbè, niente di che. No, perché ci sta anche la tentata estorsione ai danni di Costantino Favasuli e Davide Bettella, alla richiesta di scissione degli stessi. Insomma, una roba seria. Tra l'altro con Scully è stato indagato anche Simone Pepe, che ve lo ricorderete alla Juventus. Ma vabbè, magari poi risulterà innocente, chi lo sa. Passiamo ai numeri 8, e tra i numeri 8 devo citare Donato Bergamini del Cosenza, giocatore di grande prospettiva arrivato a Cosenza nel 1985 e la portò addirittura fino alla Serie B nell'89. La sua fama è principalmente postuma proprio per il modo in cui morì, perché ci sono state molte controversie sulla sua scomparsa che sembrano essersi definite alla fine con la condanna dell'ex fidanzata Isabella Internò a 16 anni di reclusione per omicidio. Non vi racconterò i dettagli di questa storia, se volete un video di questo tipo fatemelo sapere e lo farò. È divenuto uno dei giocatori del Cosenza più amati di sempre, perché a questo caso si interessarono principalmente la società e la tifoseria, e la maglia venne ritirata proprio dal Cosenza con l'intento di eliminarla fino a che il caso non fosse stato risolto, perché l'ipotesi iniziale, che scagionava tra l'altro l'ex fidanzata, vedeva Bergamini vittima di un gesto autoinflitto. Comunque, magari ne parleremo meglio. Passiamo ai numeri 10, e il primo dei numeri 10 chi è? È Diego Armando Maradona. E io che vi posso dire su questo video micragnoso su Diego Armando Maradona? Molti mi dicono, ma fai un video su Diego Armando Maradona. Ma io mi vergogno a fare un video su Diego Armando Maradona. Ma che vedevo io su Diego Armando Maradona? Io ci ho rimorchiato pure mia moglie con Diego Armando Maradona, che le mandavo i video dei calciatori, la gente normale gli manda le canzoni alle femmine e io gli mandavo i video di Maradona. Comunque vi racconto soltanto un aneddoto della sconfinata storia di questo giocatore. La famosa partita di beneficenza disputata sul campo di Acerra nel gennaio dell'85. L'evento fu sollecitato dal compagno di squadra Pietro Puzzone, una riserva del Napoli e nativo di Acerra, per raccogliere i fondi necessari per operare un bambino che aveva un problema al palato. Tale Luca IV, che pare una cosa da nobili, no? Tipo Luca I, Luca II, no, lui si chiamava Luca IV di cognome, anzi si chiama. Inizialmente Corrado Ferlaino, che non voleva assolutamente rischiare l'infortunio del giocatore, vietò a tutti quanti di partecipare a questa partita su sto campo osceno in mezzo alle buche al fango, con le macchine a posto degli spalti praticamente. E sapete che cosa fece Maradona? Pagò personalmente 12 milioni di lire, tra parentesi dell'85, per l'assicurazione per se stesso e per tutti i giocatori del Napoli che avrebbero partecipato, direttamente ai Lloyds, per presentarsi allo stadio comunale, tra parentesi stadio proprio con le virgolette così, davanti a 10.000 tifosi, effettuando il riscaldamento tra le macchine parcheggiate attorno al campo. E poi non è che si risparmiò, si mise a dribblare tutti, ci stanno i video di quella partita. Questi erano giocatori, questa era gente che gli piaceva giocare a pallone. Addirittura cercò di segnare con la mano, pensate che tipo Maradona cercò di segnare con la mano. La partita permise di alzare sti 20 milioni di lire, che Maradona avrebbe potuto semplicemente dare, perché ha pagato 12 milioni soltanto per le assicurazioni, ma che gli costava pagare 20 milioni a lui? Ma lui voleva giocare, lui voleva far felici quelle persone che magari avevano avuto poche gioie dalla vita, e si divertiva anche in mezzo al fango, no come oggi che deve sembrare un campo da golf sto cazzo de campo. A Sarri non gli andrebbe bene neanche l'erba di Wimbledon. Adesso mettiamo da parte il grande Maradona e passiamo a un altro grande numero 10. Igor Protti, un altro che purtroppo è venuto a mancare qualche mese fa. Un giocatore che a me è sempre piaciuto e l'ho citato molte volte all'interno dei miei video, forse l'unico capocannoniere che non è stato convocato in nazionale. Uno che ebbe un'infanzia difficile, che a 11 anni lavorava già nei cantieri, poveraccio, e portava addirittura la gru a 11 anni per aiutare la famiglia. Questa infanzia sacrificata probabilmente l'ha portato anche ad essere l'eroe di provincia che tutte le squadre avrebbero voluto, perché Protti è uno di quei casi particolari
Bari, dove è stato amato ovunque sia andato. Pure alla Lazio, io sono della Lazio, non fece una grande stagione, ma è ricordato con grande affetto. Figuriamoci a Bari e a Livorno. E il Livorno ritirò la sua maglia il 21 dicembre del 2005. Ma nel 2007 lo zar, dimostrandosi per l'ennesima volta una persona umile, decise di riabilitare la numero 10 per permettere a Ciccio Tavano di indossare quella maglia del Livorno. Ovviamente uno dei primati che più sono noti di Igor Protti fu quello di essere capocannoniere di una squadra retrocessa, cioè capocannoniere della Serie A appartenendo ad una squadra finita in Serie B, ed è stato l'unico giocatore assieme a Dario Hubner a vincere la classifica dei marcatori di Serie A, B e C1, e questa è una cosa che dovrebbe farci pensare. Quando vai a giocare con la Serbia, quando vai a giocare con la Georgia, quando vai a giocare con queste squadre e ti presenti con degli attaccanti che sono delle ragazzine viziate, allora capisci l'importanza di questi giocatori come Igor Protti, che non si sarebbe impaurito nello stadio della Bosnia, perché era abituato a segnare in Serie C1, in Serie B e in Serie A, e la Serie C1 di quegli anni faceva paura. Oggi dove stanno questi attaccanti viscerali, questi attaccanti di provincia, che non stanno sempre sulle punte, che sanno fare il gesto di classe ma che sanno anche emergere all'interno di un contesto che potrebbe essere macellai, perché Serie C1 mica scherzavano, Comunque ultimamente la città di Livorno ha dedicato il piazzale antistante allo stadio proprio a Igor Protti, e infatti adesso c'è Largo Igor Protti. Non so se è effettivo già da adesso, ma comunque è passata questa decisione. Adesso passiamo ad un altro numero 10 di provincia, considerato un idolo per una tifoseria intera. Adriano Lombardi. Non venne soltanto ritirata la sua maglia, ma addirittura gli venne dedicato lo stadio. Infatti lo stadio Partenio adesso si chiama Stadio Partenio Adriano Lombardi. Ma poi ve la racconterò meglio questa storia, come vi ho anticipato, vi parlerò della testimonianza di stima da parte di Palanca, estroso giocatore del Catanzaro, o di quando Adriano Lombardi non poté giocare perché privo di carta d'identità, o di altre storie del Partenio e dei lupi biancoverdi. Ci sarà tempo. E adesso passiamo ad un altro numero 10. Dovrò pure sbrigarmi un po', se no sto video durerà 8 ore. E questa volta si tratta proprio di Ciccio Tavano, non con il Livorno, dove prese la maglia numero 10 di Protti, ma ai tempi dell'Empoli. Fondamentalmente in Toscana scrisse tra le pagine più importanti della storia del club e fece parte di una coppia d'attacco stellare definita i gemelli del gol, parafrasando un po' la coppia Mancini-Vialli, con Big Mac Maccarone. Con 120 reti complessive, Ciccio Tavano è il miglior marcatore della storia dell'Empoli, e il 13 luglio del 2015 la sua maglia venne congelata proprio per celebrare le 9 stagioni passate con la maglia dei biancazzurri. Chiudo la carrellata dei numeri 10 proprio con il grande Roberto Baggio, la cui maglia del Brescia venne ritirata proprio per onorare il Divin Codino, che nella compagine bresciana scrisse alcune pagine di poesia incredibile, ma non vi dico granché perché anche in questo caso c'ho il video in canna che vi sparerò fra qualche tempo. Ora vi tiro fuori un grande numero 11 e un numero 13. Il grande numero 11 è Riva, a detta di mio padre l'attaccante più forte che la nazionale italiana abbia mai avuto. Un uomo schivo, semplice, un uomo innamorato della Sardegna e dei sardi e che ha sempre rifiutato le lusinghe delle squadre del nord, in particolare della Juventus. Ma non solo, perché lui rifiutò anche soldi per apparire. Pensate che negli anni 70 gli offrirono 400 milioni di lire. 400 milioni di lire negli anni 70, ma quanti so oggi? Per che cosa? Per comparire in un film, ma lui non aveva voglia. Lui non voleva stare troppo sotto i riflettori, guardate le sue foto. Foto sobrie, di un uomo concentrato, uno che non amava proprio le luci della ribalta, aveva soltanto un vizio, con la macchina correva come un pazzo. Tant'è che una volta Roberto Boninsegna andò in macchina con Gigi Riva e il giorno dopo, e non è una leggenda ma è verità, lo disse lui, stipulò un'assicurazione sulla vita, perché quel giorno pensò di morire. E Riva si divertiva così, prendeva le sue Spider e si faceva l'entroterra sardo correndo come un folle. I carabinieri lo conoscevano, la polizia pure, quando lo fermavano dicevano vabbè, è Gigi Riva, stiamo tranquilli, e lo scortavano per stare sicuri che non gli succedesse niente. Come vi ho anticipato, adesso c'è un numero 13 ed è Vittorio Mero. Una storia tragica, come vi avevo annunciato ci sarebbero state anche storie di questo tipo all'interno del racconto, e questo ragazzo perse la vita a soli 27 anni.
per un incidente stradale. E per ricordare questa tragedia il Brescia ritirò proprio la maglia numero 13. Tra l'altro questa notizia venne data ai giocatori direttamente quando stavano in campo, a pochi minuti dal calcio d'inizio. Gliel'avevano nascosto, non volevano farglielo sapere, i tifosi lo sapevano, i dirigenti pure, i calciatori no. Baggio lo venne a sapere proprio mentre si stava riscaldando, scoppiò in lacrime e se ne andò. E la stessa cosa fecero anche gli altri giocatori e quindi il match venne rinviato. Per tristissime circostanze venne ritirata anche la maglia numero 13 di Astori da ben due club, Fiorentina e Cagliari. Con il Cagliari giocò 179 partite, segnando 3 gol e con la Fiorentina 109, segnando sempre 3 gol. Una disgrazia completamente inaspettata, vista la giovane età del ragazzo, avvenuta a marzo 2018 e proprio da quell'anno i due club decisero di congelare la maglia in segno di rispetto e di memoria. Vi cito anche la maglia di Elia Legati della Feralpi Salò che venne ritirata dopo la storica promozione in Serie B e la numero 13 di Modolo del Venezia che con la maglia arancione verde giocò ben 273 partite dalla Serie D alla Serie A, un simbolo del club e nessun altro avrebbe mai più utilizzato la sua maglia numero 13. Un'altra disgrazia riguarda il numero 14 dell'Atalanta, Federico Pisani, venuto a mancare nel 1997 a soli 23 anni a causa di un incidente stradale che coinvolse anche la sua povera fidanzata a bordo di una BMW. Sempre rimanendo sul tema ci fu anche il ritiro della maglia numero 25 da parte del Vicenza e del Livorno di Pier Mario Morosini, purtroppo caduto dopo un malore in campo. Ne parlo brevemente nel mio video sul Pescara di Zeman perché questa disgrazia avvenne proprio durante la partita Pescara-Livorno del 14 aprile del 2012. Anche la maglia numero 27 del figlio di Filippo Galli, Niccolò Galli, venne ritirato sempre a seguito di una disgrazia e il Bologna, la squadra d'appartenenza, dedicò alla memoria di Niccolò Galli anche il centro sportivo di Casteldebole. Tra l'altro una curiosità, la maglia era la numero 27 e Fabio Quagliarella, che era suo compagno ai tempi della nazionale giovanile, decise di indossare il numero 27 durante l'arco di tutta la sua carriera, proprio per celebrare il suo amico Niccolò. Un'altra triste storia riguarda il numero 30 del Chievo, Jason Maielet, che scomparve anch'egli a causa di un incidente stradale. Tra l'altro durante questo incidente perse la vita anche la signora Luigina Recchia, fu praticamente un frontale, il marito della signora invece rimase quasi illeso. Una disgrazia che coinvolse più persone. Addirittura il medico di squadra e il preparatore atletico, sapendo di questa notizia, accorsero sul posto per cercare di rianimare il giocatore, però non ci fu niente da fare. Passiamo a storie più legate al calcio. Il numero 31 del Chievo, Sergio Pellissier, vide la sua maglia ritirata in data 10 maggio 2019 e Pellissier è proprio una bandiera vera, una di quelle romantiche. Il presidente Campedelli disse: la maglia di Sergio si ritira per 2 motivi. La prima è perché è sua, la seconda è perché rappresenterebbe una responsabilità troppo grande per chi verrà dopo di lui. Tra l'altro nel momento più cupo della storia del Chievo, ovvero nel momento del fallimento, cercherà anche di salvare la società, cercando di formare una cordata per cercare di iscrivere la squadra al campionato di Serie D. Non ci riuscirà e così il 23 agosto del 2021 Pellissier ottenne il via libera da parte della FIGC per l'affiliazione con una propria società all'iscrizione per il campionato veneto di terza categoria. Non potendo usare il nome Chievo perché lui voleva praticamente sostituire il Chievo visto che il Chievo ormai era fallito e poi soprattutto c'era una privativa imposta dal club storico, venne adottato come nome Clivense. Poi nel maggio del 2024 vinse all'asta il marchio Chievo e il mese seguente la Clivense tornò ad essere il Chievo, riprendendo de facto la tradizione sportiva della storica squadra veneta. Oggi è presidente onorario e responsabile del settore tecnico. Passiamo al numero 41 e il numero 41 del Messina nello specifico, Salvatore Sullo. È entrato nella storia della squadra per aver trascinato il Messina dalla C1 alla Serie A. In 6 anni ha collezionato 141 presenze e segnato 25 reti. È diventato cittadino onorario ed attualmente è il vice del tecnico d'Aversa. Chiudo il video con una maglia che mi sono scordato, che è la numero 4 di Michele Mignani del Siena. Chiedo scusa, Michè, errore mio, ma sicuramente mi sarò scordato altre maglie. In caso chiedo scusa. Ovviamente nei club minori saranno state ritirate tante altre maglie, ma non c'è dato saperlo. Non c'è un elenco ufficiale. A inizio video ho detto che al termine del racconto avrei detto quali sono secondo me le 3 maglie che andrebbero tolte, ritirate
dai club di appartenenza. È difficile dirne tre, vi dico le prime due che mi vengono in mente. Quella di Agostino Di Bartolomei e quella di Luciano Rececconi, che tra l'altro era il giocatore preferito da Lazio di mio padre. Ora come ora non me ne vengono in mente altre, anche perché in realtà me ne verrebbero in mente 200. Difficile sceglierne tre. Ed è per questo che mi appello a voi, ditemi ste tre maglie che togliereste e mettereste attaccate in bacheca. Comunque il video si conclude qua, io vi ringrazio come al solito, vi saluto e ci sentiamo alla prossima.